Prendi un granello di sabbia. Tienilo, ipoteticamente, sulla punta del tuo dito. Sembra insignificante, vero? Piccolo, solido, immobile. Ora alza lo sguardo. Immagina davanti a te il monte Everest. 8.848 metri di roccia pura. Una massa che schiaccia la crosta terrestre con il suo peso. Ti hanno insegnato che sono due cose diverse. Uno è piccolo, l'altro è gigantesco. Ma ti hanno mentito. O meglio, ti hanno raccontato solo metà della storia. Se potessimo guardare con gli occhi di un Dio, vedremmo che tra quel granello e quella montagna non c'è alcuna differenza di sostanza. C'è solo una differenza di ripetizione. Ma c'è un segreto ancor più oscuro nascosto dentro quel granello. Un segreto che, se il tuo cervello potesse comprenderlo appieno in questo istante, ti farebbe dubitare del pavimento su cui sei seduto. Dobbiamo scendere. Dobbiamo rimpicciolirci. Immagina di zoomare dentro quel granello di sabbia. Superiamo la superficie ruvida. Entriamo nel reticolo cristallino. Più a fondo, passiamo le molecole di silicio e ossigeno. Stiamo viaggiando verso il cuore della materia. Ed ecco che succede qualcosa di strano. Le cose smettono di essere solide. Diventano vibrazione. Diventano fantasmi. Siamo arrivati al blocco fondamentale dell'universo. L'atomo. Ma non assomiglia ai disegni che hai visto sui libri di scuola. Dimentica le palline colorate. Quella è una bugia per bambini. Eccoci qui, di fronte a un singolo atomo. Guardalo. Cosa vedi? Niente. O quasi niente. Se l'atomo fosse grande come uno stadio di calcio, il nucleo, la parte pesante, sarebbe una piccola biglia al centro del campo. E gli elettroni? Sarebbero moscerini che volano sulle tribune più alte. E in mezzo, tra la biglia e i moscerini, vuoto, silenzio, nulla assoluto. Il 99,9999% dell'atomo è spazio vuoto. La materia, la tua mano, il tuo telefono, l'Everest, sono fatti quasi interamente di vuoto. Allora perché non ci passi attraverso? Perché se sei fatto di vuoto e la sedia è fatta di vuoto, non cadi verso il centro della Terra? È una domanda legittima. La risposta è campi di forza. Quando tocchi un tavolo non stai toccando materia, stai sentendo la repulsione elettromagnetica. Gli elettroni della tua mano respingono gli elettroni del tavolo. È come avvicinare due calamite dallo stesso polo. Senti una resistenza. Quella resistenza, il tuo cervello la chiama solido, ma è un'illusione. Non hai mai toccato nulla in vita tua. Hai sempre e solo fluttuato a un angstrom di distanza da ogni cosa. Quindi ricapitoliamo. L'Everest sembra enorme, ma è un ologramma di campi di forza gonfiato dal vuoto. Se potessimo spegnere questa repulsione elettrica, se potessimo togliere tutto lo spazio vuoto da ogni singolo atomo della montagna, cosa rimarrebbe? Quanto diventerebbe grande l'Everest? Grande come un palazzo, come una casa, come un'auto. Tieniti forte. Facciamo un esperimento brutale. Prendiamo tutti gli esseri umani sulla Terra. 8 miliardi di persone. Ogni uomo, donna e bambino. Togliamo lo spazio vuoto dai loro atomi. Compattiamo i nuclei uno contro l'altro. Sai quanto spazio occuperemmo? Non una città, non uno stadio. L'intera razza umana, 8 miliardi di vite, entrerebbe in un cubetto di zucchero. Un singolo cubetto di zucchero. Immaginalo. Tutte le nostre storie, le nostre guerre, i nostri amori, compressi in un centimetro cubo di materia nucleare. Questo è quanto siamo reali. Tutto il resto è solo spazio arredato dall'elettricità. Ma attenzione, non farti ingannare dalle dimensioni. Quel cubetto di zucchero umano non è leggero. Abbiamo tolto lo spazio, ma non la massa. Quel cubetto
peserebbe quanto l'intera umanità combinata, circa 500 milioni di tonnellate. Se lo appoggiassi su un tavolo, lo sfonderebbe istantaneamente. Sfonderebbe il pavimento, sfonderebbe le fondamenta, sfonderebbe la crosta terrestre e inizierebbe a cadere verso il centro del pianeta come un proiettile rovente nel burro. La densità è una forza spaventosa. Pensi che sia fantascienza? Non lo è. L'universo fa questo ogni giorno. Là fuori, nello spazio profondo, ci sono oggetti che hanno perso la battaglia contro la gravità. Stelle giganti che sono collassate su se stesse. Hanno schiacciato via tutto il vuoto. Hanno fuso gli elettroni con i protoni. Sono diventate neutroni. Le chiamiamo stelle di neutroni. Sono grandi come una città, forse 20 chilometri di diametro, ma pesano più del nostro Sole. Immagina di volare vicino a una stella di neutroni con un cucchiaino indistruttibile. Raccogli un po' di quella materia, solo un cucchiaino. Lo porti sulla Terra. Sai quanto peserebbe quel cucchiaino? 1 miliardo di tonnellate. Come prendere l'intero monte Everest e comprimerlo in un cucchiaio? Se lo lasciassi cadere, la gravità sarebbe così intensa che strapperebbe via l'atmosfera attorno a te. Questo è ciò di cui è fatta la materia vera. Densità pura. Noi viviamo in un mondo di zucchero filato, gonfio e vuoto, e lo chiamiamo realtà. Su una stella di neutroni, la gravità è 200 miliardi di volte più forte che sulla Terra. Se tu fossi lì, verresti spalmato in uno strato sottile, un solo atomo. Diventeresti parte della crosta della stella istantaneamente. Non ci sono montagne lì. La massima asperità permessa dalla gravità è alta forse qualche millimetro. È un mondo di sfere perfette, lisce, fatte di cristallo nucleare che ruotano centinaia di volte al secondo. È l'inferno della fisica. Ed è bellissimo. Ma perché ti racconto questo? Perché quel granello di sabbia sulla tua mano non è nato qui. L'idrogeno nel tuo corpo è vecchio quanto l'universo. Ma il silicio nella sabbia, il ferro nel tuo sangue, l'ossigeno che respiri, quelli non esistevano all'inizio. L'universo era solo gas leggero. Per creare il granello di sabbia, l'universo ha dovuto costruire delle fornaci. Le stelle. Le stelle passano la vita a schiacciare atomi. Fondono idrogeno in elio, elio in carbonio, carbonio in ossigeno. Stanno cucinando gli ingredienti della vita. Ma per far uscire quegli ingredienti, la stella deve morire. Deve esplodere. Una supernova è l'evento più violento che puoi immaginare, ma senza di essa tu non esisteresti. L'esplosione sparge questi nuovi atomi nel cosmo come semi in un campo. E c'è di più. L'oro. Se hai un anello al dito, guardalo. Quell'oro è troppo pesante per essere creato da una stella normale. Per fare l'oro, l'universo ha dovuto far scontrare 2 di quelle stelle di neutroni di cui parlavamo prima. 2 città super dense che si schiantano a velocità folli. L'impatto è così devastante che scuote il tessuto dello spazio-tempo e crea, in un istante, oceani di oro liquido che vengono sparati nello spazio. Il tuo anello è il fossile di una collisione galattica. Dopo miliardi di anni, quella polvere, quei detriti di esplosioni e collisioni, iniziano a riunirsi. La gravità li chiama. Formano una nube. La nube diventa un disco. Il disco diventa un nuovo sole e attorno a lui pianeti. La Terra è un aggregato di ceneri stellari. Quel granello di sabbia è un piccolo museo di storia cosmica. Ogni atomo dentro di esso ha vissuto all'interno di una stella diversa. Ha viaggiato per eoni nel vuoto freddo, per finire lì, sulla punta del tuo dito. Quindi torniamo all'inizio. Il granello di sabbia e l'Everest. Sono fatti di vuoto? Sì, ma quel vuoto non è nulla. È un vuoto pieno di campi, di forze, di possibilità. È un vuoto che pesa, che si muove, che vive.
Siamo fantasmi, fatti di luce intrappolata, capaci di guardare l'universo e capirlo. Non sei piccolo, sei incredibilmente complesso. E quel granello di sabbia è pesante come una stella, se sai come guardarlo. La prossima volta che cammini sulla spiaggia, ricorda, non stai calpestando sabbia. Stai camminando sopra i resti di stelle esplose, tenuti insieme da forze invisibili, in un equilibrio precario tra il vuoto assoluto e la densità infinita. Se questo video ti ha dato le vertigini, iscriviti a Renderium. Abbiamo appena iniziato a esplorare. Io sono il narratore e questo era il tuo universo.